Ma non mi dire, le conseguenze degli attacchi ucraini sul territorio russo sono rappresaglie più distruttive promesse da parte di Putin, che già sono iniziate nel corso di questi giorni. Abbiamo visto che cosa sta succedendo sul territorio ucraino e all'economia ucraina. Benvenuti in questo video domenicale, mentre lo sto registrando a tarda mattinata di domenica 23 agosto. Mentre la benzina è ai massimi, ovviamente il governo non ha fatto una virgola, cioè questo è il weekend di rientro, il governo non si è mosso per nulla, benzina e diesel ai massimi. Poi ci metteremo mano con calma, no? Dopo quando sono rientrati tutti, quando li abbiamo succhiati per bene come Dracula. Ma questo è un video per l'altro canale, Geometra, perché sono questioni interne. Qui mi volevo concentrare sulla risposta di Putin agli attacchi ucraini sul territorio russo che ci stavano portando alla vittoria. Hanno detto proprio così, siamo sulla strada per la vittoria, eh? Quelli che dicono, ma dove le leggi ste cose? Andate a vedere un po' che ha detto il ministro degli esteri tedesco. Anche questo magari faccio il prossimo video perché c'è la questione fronte e bisogna che... quello per i mattinieri. Il regime di Kiev ha aperto il vaso di Pandora da solo. Riportato da Le Monde in questo modo, ve lo lascio in descrizione, una dichiarazione di Putin che parla dell'escalation di Kiev sugli obiettivi civili in Russia, cercando di colpire l'economia russa, dichiaratamente. Io mi sono stupito all'inizio che nessuno condannasse gli attacchi sui magazzini dell'e-commerce, i magazzini civili, ripeto che all'inizio hanno fatto diversi morti, anche oggi hanno fatto altri morti, ma... però i morti che contano sono quelli, solo quelli ucraini, quelli civili russi contano poco. E io mi stupivo del fatto che nessuno condannasse sta cosa, nonostante si fossero lamentati fino al giorno prima degli attacchi dei russi solo sugli obiettivi civili. E invece, improvvisamente, gli obiettivi civili colpiti dagli ucraini sono obiettivi legittimi. Ma anzi, non basta, hanno ampliato, non più solo Wildberries, ora anche Ozone, come si chiama? Qui Ozone. Ok. L'economia promettendo rappresaglie molto più distruttive. Sento forse una piccola ragnaterina che... Uno sciame di droni, decine, forse centinaia, guidati dall'intelligenza artificiale e diretti sugli aeroporti. Ci sarebbe un piano segreto per un attacco agli aeroporti civili. Vedete questi russi che attaccano sempre e solo i civili? Vedete? Noi invece solo obiettivi militari. È il piano segreto a cui i vertici militari ucraini, come ucraini, hanno lavorato negli ultimi mesi per isolare la capitale russa e costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Rivelato dal mensile statunitense The Atlantic? Cioè era un piano per attaccare gli aeroporti civili russi insieme a tutti gli altri attacchi che stanno portando avanti. Ma Zelensky lo ha fermato, ci dicono, Zelensky, con un gesto della mano molto umanitario, lo ha fermato, anche perché i bombardamenti ucraini, lo ribadisco, colpiscono solo obiettivi civili. Colpiscono solo obiettivi militari. Perdonatemi, siamo in una farsa totale. È una tragedia, ma è una farsa, perché non è possibile. Comunque, fatemi il riepilogo. L'Ucraina colpisce solo obiettivi militari, tranne ponti, ferrovie, autobus, magazzini, e-commerce, depositi di carburante, queste cose qua, però non conta, si sta difendendo. Come per Kursk, nel 2024 c'è stata l'azione, io all'epoca ricordo giornali che riportavano notizie dell'imminente vittoria, come se fossero arrivati a Vladivostok. A Kursk, non so, vi ricordate quel mese lì di agosto che è stato, si sono svegliati tutti, adesso si sono riaddormentati, vanno a ondate i pigiamati mimetici, perché dipende da quante notizie hanno che supportano la loro tifoseria. Se non le hanno, rientrano come le tartarughe dentro la... Adesso non ci sono. Poi tra un po'... ci sono quelli che... sempre fissi, quelli che proprio non sanno nemmeno quello che scrivono continuamente, con più account, rispondendosi da soli, dicendo wow, bravo, e talvolta dimenticandosi di cambiare l'account, ma questa è un'altra storia. Però le masse
Ecco, quelle dei pigiamati mimetici, quelli che fanno finta di tenere all'Ucraina, ma invece la mandano al massacro perché sostengono solo la guerra tanto per, con la scusa di difendersi. Ecco, si svegliano quando c'è qualcosa. Quando c'è stato Kursk, all'epoca. Qualcuno, tra gli analisti, tra i non analisti, un sospetto, anch'io all'epoca feci dei video all'inizio dicendo ma niente che sia un problema sta cosa, attaccare sul territorio russo, siamo sicuri che... Gli analisti dissero guardate che qua la paghiamo cara, la pagheranno cara lì, in Ucraina, con sta cosa. Guardate, dopo 3 mesi ancora Putin non può camminare su un pezzo di Russia. Guardate che le conseguenze dicevano che saranno peggiori. E poi è arrivato Sumi, cioè li hanno respinti indietro. Quando hanno deciso di respingerli, in qualche settimana hanno respinto tutti gli ucraini e hanno creato una zona cuscinetto sul territorio ucraino dove prima non c'era nessuno. Dichiarato dalle fonti ucraine che hanno attaccato lì perché non c'era nessuno, tra virgolette. Non c'era l'esercito, quello potente, c'erano le reclutine. E invece ora, tac. Come per Kursk, tutte le escalation portano sempre a delle conseguenze simmetriche, più violente, una risposta più violenta da parte di Mosca. Senza che questi attacchi abbiano nessun vantaggio dal punto di vista militare, men che meno al fronte, dove Kiev sta perdendo ancora territori. Anche oggi Deep State riporta che Rodinsk è andato. Lo riporta Deep State, io riporto pari quello che dicono. Putin. Gli attacchi di Kiev provocano danni economici e perdite. Ha ammesso, ma tutti, chi non chi negava i danni che la Russia subiva da parte dei bombardamenti di Kiev? Ovvio che subisce dei danni. Il problema è quanto questi danni portano un vantaggio al nostro obiettivo che non si capisce più qual è, perché in teoria l'obiettivo della guerra sarebbe quello di respingere il nemico ai confini. Noi non dobbiamo conquistare Mosca. Noi dovremmo liberare i territori ucraini. Qualcuno confonde questa cosa. Perché poi l'aggressore e l'aggredito cambia. Provocano danni economici. Ma l'Ucraina non ha tratto alcun vantaggio da queste azioni. Le azioni del nemico non hanno avuto alcun effetto sulla situazione al fronte. Vagli a dare torto. Anche i report di ISV, pur con tutta l'edulcorazione che possono metterci dentro del boccone amaro, non potevano fare a meno di riportare le avanzate russe. Le mappe, anche se tu leggi il report giornaliero, non c'è mai un'avanzata russa. Mai. Inspiegabilmente. Tu guardi qualche mese fa e guardi oggi, le mappe sono colorate di rosso verso Kramatorsk. Dico Kramatorsk per dire la cintura delle città fortificate. Vabbè. Ok. L'Ucraina ha aperto il vaso di Pandora quando ha deciso di attaccare le infrastrutture economiche russe. Magazzini Wildberries, raffinerie, depositi di petrolio. A proposito, su questo si vantano continuamente di aver messo in ginocchio la Russia perché non ha più benzina, non ha più risorse per costruire i suoi missili. Ora anche i magazzini Ozon, secondo colosso e-commerce russo, secondo magazzino colpito a quanto posso vedere, nuovo attacco Ozon a Orenburg è stato colpito. Le Monde, l'Ucraina ha attaccato per la prima volta un magazzino appartenente al colosso, questa è l'agenzia di qualche ora fa. Tutti obiettivi facili, ovvio. In un territorio vasto, la contraerea non può coprire tutto il territorio, no? Gli obiettivi civili sono obiettivi facili, mascherati da obiettivi legittimi perché vai a colpire l'economia russa. Allora vai a colpire tutti. Ammazza pure la gente a Mosca, perché tanto quelli praticamente producono PIL. Quello è colpire l'economia russa. È la stessa cosa, quelle forzature, no? Però sono obiettivi facili perché sono quelli che sono meno
protetti. Cioè, gli obiettivi civili, come possono essere i magazzini, i centri commerciali, i luoghi civili, non militari, come si difendono? Parte l'allarme, ti rifugi. Difficilmente sono coperti dalla contraerea, a meno che non stanno sotto al cappello di una contraerea di una città particolare o di un centro militare molto vicino. Allora lì potrebbe essere. Ma quelli in teoria sono meno protetti, anzi in pratica sono meno protetti di siti ad alto valore militare. Io non capisco perché. Ah, era un capello. E quindi sono obiettivi facili, cioè li colpisci sicuro e poi hanno un alto valore mediatico. Le colonne di fumo che fanno, però scarso valore bellico. Nel frattempo non è cambiato nulla al fronte, anzi, la situazione sta andando avanti come prima. Le uniche conseguenze? Risposta simmetrica russa più violenta. Sugli stessi obiettivi che Kiev colpisce sulla Russia. Quindi alla fine non hanno nemmeno la scusa di potersi lamentare. Ora avrete una risposta, questo è sempre Putin in questa dichiarazione che ha fatto nelle scorse ore, ora avrete una risposta riguardo ai settori più sensibili della vostra economia, che francamente sono già allo stremo. Volete interrompere la nostra logistica? Bene, allora le misure di rappresaglia non tarderanno ad arrivare. Problemino. I bombardamenti russi su Kiev fanno molti più danni di quanti ne facciano i bombardamenti ucraini su Mosca. Risultato? Kiev è sempre più distrutta, l'economia in ginocchio, senza alcuna difesa aerea, il fronte ogni giorno perdono pezzi. Ehi, tranquilli però, il ministro della difesa tedesco, no, della difesa degli esteri, il ministro degli esteri tedesco, Wadephul, ha detto che vede Kiev sulla strada della vittoria. Abbiamo fatto, ci siamo. Io scommetto sulla vittoria dell'Ucraina. Oh, un giorno ci avranno ragione, Cioè, immaginate un veggente, no? Cioè, tu morirai! Un po' come su Non ci resta che piangere, no? Ricordati che devi morire. Cioè, un giorno ci avrà ragione. Non vuol dire che tutte le volte che hai detto una cazzata aveva ragione anche in quelle, ecco. Noi siamo a 4 anni e mezzo di guerra. Dai giustificatori della linea bellica, ultra-atlantisti, questo significa che stiamo facendo un buon lavoro con la Russia. Io la vedo leggermente diversa. Io vedo 4 anni e mezzo che potevamo risparmiarci di distruzione di Kiev e della nostra economia europea. Fine. La Russia ha subito danni? Certamente. Ci cambia qualcosa? No. È la stessa cosa di quelli che vengono a commentare. Non parli mai dell'economia russa. Ma tu dove abiti? A chi mandano i tuoi soldi? Alla Russia? La mandano a Kiev. Perché no? Perché parli solo dell'economia ucraina e non di quella russa? Perché mandano i nostri soldi a Kiev, che non fa parte dell'Europa, non fa parte della NATO. Invece di spegnere questa guerra la alimentano. E a me fa incazzare. Punto. Perché poi vedo tutte le difficoltà quotidiane quando vado in giro, quando vado a fare spesa, quando vado in farmacia, quando vado all'ospedale per delle visite o per delle urgenze. Vedo tutte le difficoltà, tutto il deterioramento delle vie di comunicazione, le strade, i ponti, gli edifici pubblici, i servizi pubblici, quelli che sono pagati con le nostre tasse. Poi vedo la benzina a 2,20 € da mesi, benzina e diesel 2,20 €, siamo lì, da mesi, e nessuno fa nulla, fischiettano, parlano di migranti. A me fa incazzare. Non me ne frega un cazzo se la Russia ha dei danni. A me interessa i nostri danni. Però questo è un po' difficile, io capisco che come ti metti il pigiama mimetico si azzerano i valori neuronali. Grazie, al prossimo video. Sostenete il canale con un piccolo
abbonamento su YouTube. Ci sono 3 livelli, sostenetelo, quello che vi piace di più, abbonatevi. C'è Patreon, che vi permette di fare la stessa cosa con l'abbonamento annuale scontato i 2 mesi. Grazie, al prossimo video.